Ciao a tutti, questo non sarà un video dedicato a qualche lavoro qua nel giardino. Come potete vedere sto continuando a pulire i due muri che sono ricoperti dall'edera, l'abbiamo visto in un video precedente di appuntamento in giardino. Sto andando avanti con questo lavoro proprio per cercare di recuperare un pochettino l'armonia e l'estetica di questo giardino invernale. Questo è un video dedicato ad un commento che è arrivato quest'anno o l'anno scorso, non ricordo, e poi ci sarà anche una dedica. Allora, il commento che è arrivato tempo fa, a cui ho risposto anche in maniera molto educata, spiegando proprio le mie intenzioni, era questo, semplicemente un commento con due parole, con scritto "parli troppo". Non so se con punto esclamativo o senza, adesso non ricordo, forse no. Ho risposto a questa persona, però ho detto faccio anche un video per spiegare un pochettino. Allora, quello che volevo dire è che nel canale Appuntamento in Giardino la regola principale dei video che faccio è sempre quello di affrontare il tutto con una calma assoluta. E questo lo possiamo vedere nei miei video, quando ad esempio sono video che arrivano anche a 20, 30, ci sono alcuni video anche di 40-45 minuti, ce n'è uno se non sbaglio di 45 minuti, in cui mi piace inserire un po' anche le mie caratteristiche, ovvero quello di una persona fondamentalmente calma, una persona fondamentalmente paziente, perché sono una persona molto paziente. E questo io cerco di trasmetterlo nei miei video, quindi i miei video sono sempre stati caratterizzati per la maggior parte delle volte con un titolo iniziale, con una musica che accompagna lo spettatore all'interno del giardino, per ritrovare poi me che comincio a raccontare o a raccontarmi ciò che voglio dire, riferito alla coltivazione di qualche pianta, riferito a qualche esperienza mia personale, eccetera. Quindi sono video di una certa lunghezza, composti proprio da questi elementi che a me piace inserire all'interno del video. È un po' come coltivare una pianta, no? Quindi inserisco la musica, inserisco la pace, inserisco magari l'atmosfera di una giornata di sole. Ci sono nei miei video anche degli attimi di silenzio in cui si possono ascoltare gli uccellini. E poi ci sono io che tante volte parlo e mi ripeto spesso su alcuni concetti, questo perché mi piace spiegare bene le cose, non riesco a fare questi video di 1 minuto, 2 minuti in cui riesco a parlare totalmente, nella totalità di una pianta, di un argomento, eccetera, proprio non riesco, non è nella mia natura, e quindi è per questo che tante volte parlo troppo, proprio perché mi piace raccontarmi, ma la cosa principale è che mi piace, ad esempio, facendo un esempio così, sedermi da qualche parte con qualcuno con un caffè e poter parlare e attraversare il tempo in una discussione e nella comunicazione. La comunicazione per me è una cosa fondamentale nella vita, poter comunicare con una persona che si è messa in ascolto, e stessa cosa anche all'inverso. Poter io ascoltare una persona che ha qualcosa da dirmi. Non sono un grandissimo amante delle lamentele, non mi piace assolutamente quando le persone si lamentano, è una cosa che non sopporto, proprio le lamentele, quelle sterili poi, riferite a quello mi ha detto, quello mi ha fatto, eccetera, non so, quello non è il mio mondo. Però mettersi in ascolto davanti ad una persona che ha voglia di parlare penso che sia una cosa bellissima, perché sono cose che ci fanno crescere, sono esperienze di quella persona che arrivano a noi, possiamo fare anche un pochettino nostre, prendere degli spunti e affrontare la vita con quel bagaglio. Parlo troppo, sì, perché come dicevo mi piace dilungarmi a volte anche tanto nelle discussioni, ma perché mi piace proprio trascinare le persone e fargli vedere bene quello che sto facendo e soprattutto anche quello che sto vivendo, perché possa essere comunque di aiuto magari a qualcuno nella coltivazione delle piante, e può essere soprattutto anche di aiuto a qualcuno che magari, non lo so, io ho sempre pensato a questo, video molto lunghi, musica, atmosfere di pace eccetera, e poi ho sempre immaginato magari qualcuno da qualche parte che magari in un momento di difficoltà, come era successo ad esempio a me, in maniera banale, diciamo così, mi ero rotto la caviglia, ero a casa, quindi quello che facevo ero nel letto, accendevo la televisione, mi guardavo i video e attraversavo il tempo così, e ho visto dei video che erano veramente bellissimi, mi hanno aiutato a occupare lo spazio e il tempo per alcuni minuti all'interno di una giornata in cui c'era magari della sofferenza, c'era magari della noia, eccetera. Quindi se io riesco a fare questo e arrivare a qualcuno
che magari è un po' in difficoltà o semplicemente vuole godere magari di un qualcosa di bello, beh, questo a me riempie il cuore, e quindi ben vengano anche i video di 40 minuti se può servire a questo scopo, aiutare qualcuno ad avere qualcuno a fianco, anche se non è reale, che gli parla e gli racconta delle cose. Quindi sì, rispondo ancora a questa persona se guarderà questo video: parlo troppo e mi piace, perché sono un estimatore della comunicazione. Io nella mia vita sociale sono una persona abbastanza interiore, non parlo tantissimo, ho anche difficoltà a espormi. Nel canale Appuntamento in Giardino lo faccio con più facilità, perché c'è un argomento che mi tiene lì, che è quello del giardinaggio. Stessa cosa anche nei video che ho fatto della pittura. E quindi i miei video saranno sempre abbastanza lunghi, alcuni, spero sempre di non tediare le persone, di accompagnarle in questo viaggio che sto facendo qui nel giardino già da 4 anni con il canale Appuntamento in Giardino, cercando di portare sempre il bello. Come dice una mia grandissima amica, Sara Brandolini, nella vita una cosa importante è piantare i semi di bellezza, che non sono semi di bellezza estetica, sono semi di bellezza e di crescita, che può essere personale o può essere trasmessa per poter far crescere magari anche gli altri e accompagnarli insieme in questo viaggio che è la vita. Chiudo questo video, avevo intenzione di fare una piccola composizione da mettere in balcone, adesso raccogliendo un po' di materiale, vediamo che cosa riesco a fare, e alla fine di questo video, appunto, tra pochi minuti, quando metterò in video la mia composizione creata per questo inverno, ci sarà una dedica. Eccomi qua con questa decorazione che ho fatto questa mattina utilizzando della schimmia giapponica con delle fioriture in atto che però devono ancora aprirsi, si apriranno a febbraio. Ne ho sistemate su dei barattoli di vetro in cui ho fatto girare un pochettino di edera per coprirli un po'. C'è del ginepro che ho raccolto in giardino, delle infiorescenze ormai secche di Muhlenbergia capillaris, ho messo anche del rosmarino qua dentro e poi ho messo questo personaggio così come decorazione per questo inverno. Ogni stagione cercherò di fare una decorazione che rappresenta un po' la stagione in atto. Non vedo l'ora che arriva la primavera, perché ci saranno anche i fiori, quindi sarà tutto molto più bello. In più ho sistemato qui anche questo legnettino in questo tavoletto. Questa composizione invernale voglio dedicarla a Franca. Grazie per il commento dell'altro giorno, Franca, sono contento di arrivarti con i miei video, cercando di trasmetterti sempre comunque questa pace che cerco di trasmettere nei miei video, questa armonia, questa calma e anche delle riflessioni. E in più dedico anche questa composizione a tutti gli iscritti e anche ai non iscritti del mio canale Appuntamento in Giardino. Ciao a tutti e ad un prossimo video, ciao ciao!